Innanzitutto a Pantelleria si coltiva solo e esclusivamente Zibibbo. Abbiamo all'incirca 5 ettari che sono divisi tra qua a Buccuram e un'altra parte nella contrada di Cuforà. Diciamo che fondamentalmente la zona qua, quella che vedete qui a Buccuram, è votata esclusivamente alla coltivazione del Zibibbo per il passito. L'azienda, nella fattispecie a Pantelleria, nasce per il passito. Marco viene qua inizio anni 80, si innamora di questa doc dimenticata, viene qui, impara dal contadino il metodo tradizionale di vinificazione che a tutt'oggi viene assolutamente seguito. Infatti, come vedete, l'invecchiamento si fa ancora a tutt'oggi in botte. Abbiamo a disposizione a sud-ovest dei terreni, noi abbiamo fino al tramonto il sole, quindi molto caldo. È una piana molto rigogliosa dove è facile riuscire a fare l'appassimento come facciamo ancora tutt'oggi, come si fa tradizionalmente. Si faceva lunghi filari con delle cannizze, noi abbiamo degli stenditoi, abbiamo una parte dove viene estesa. Il Pietranera è sempre uno Zibibbo 100%, ma è un vino bianco secco. Questo nasce indicativamente verso la metà degli anni 90. Marco è stato il primo a Pantelleria a dire: ma perché, anche se un'uva di Zibibbo che è molto zuccherina, dato il tempo, data la caratteristica proprio del tipo di uva, perché non si può ottenere comunque con degli escamotage, degli accorgimenti, un vino bianco secco di Zibibbo? Ha iniziato sperimentando ed ci è riuscito. Viceversa affianchiamo, con molte meno quantità ovviamente, un vino tradizionale che si fa a Pantelleria, quindi questo è l'Integer Zibibbo. È un vino completamente naturale, quindi un vino sedativo, si fa sempre con delle uve raccolte leggermente in anticipo, fondamentalmente di Sganguna. Lo Zibibbo nella fattispecie viene lavorata la pianta affinché faccia il secondo frutto, se non si lavora, per cui a settembre c'è questa maturazione del secondo frutto che nella fattispecie tradizionalmente si usa per fare questo vino, appunto vino di Sganguna. Noi l'abbiamo chiamato vino di Sganguna, che è il secondo frutto, in pantesco è Sganguna. Sganguna. Sganguna, ok. Sì, è il vino di secondo frutto, quindi comunque che ovviamente la maturazione di settembre non otterrà mai il grado zuccherino che si ha in agosto, quindi già di per sé è un'uva che raggiunge un tot di grado zuccherino, quindi è adatto a fare un vino bianco secco di Zibibbo. Allora, la pianta, per come è lavorata a Pantelleria lo Zibibbo, si lavora in un certo modo, cioè tutte le uve volendo possono produrre il secondo frutto. È semplicemente un secondo frutto che matura, cioè diciamo è la pianta come scorta, lo produce naturalmente. Se tu lo sviluppi e lo usi fondamentalmente, se non va bene ad agosto, quindi magari la pianta perde fondamentalmente un frutto, ha la scorta diciamo successiva. Si è scelta la terracotta perché è un contenitore che assomiglia alla botte ma permette appunto sempre questa traspirazione, ma non dà nessun tipo di sentore al vino, quindi lo lascia completamente per com'è. Noi assolutamente non mettiamo nulla, è completamente naturale, quindi vinificato in macerazione, è un bianco in macerazione. La macerazione può variare dai 15 ai 20 giorni, dopodiché uno alza il coperchio, toglie le bucce e si lascia lì. Si fanno dei batonnage quando finisce ovviamente la fermentazione e si mantiene in anfora ogni 10-15 giorni, in base all'annata, in base a tutto, si rigira per lasciare tutti i profumi. Quando viene messo in bottiglia assolutamente non viene alterato in nessun modo, quindi si lascia semplicemente su decantazione, quindi un residuo lo terrà sempre. Quello che assaggerete poi ovviamente ve lo faccio assaggiare. Fa un anno in anfora e normalmente noi lo serviamo dopo un anno anche in bottiglia, quindi è un vino naturale, quindi con molti rischi, calcolando che un 13.000 bottiglie facciamo di Pietranera mediamente, qua ne facciamo 3-4.000, perché essendo un vino naturale, se ti parti in aceto un'anfora hai perso, è più rischioso, è un vino ovviamente più rischioso, è il vino del nonno, concettualmente è il vino del nonno.
Questo è un vino molto particolare, questo perché comunque lo Zibibbo è un vitigno aromatico rispetto a un grillo, quindi il grillo comunque ha molto corpo ma poco aroma. Qua giocando anche col secondo frutto la stagionalità, qui è un giochino che proprio la stagionalità viene espressa in maniera un po' come il passi, ecco, questo filone. Ovviamente facendo 13.000 bottiglie commercialmente devi anche garantire quantità, anche se di anno in anno cambia perché viene seguita rigorosamente la stagionalità, sempre, questo è un dato di fatto, è un assioma. Non troverai mai un vino uguale all'altro, è impossibile, perché non è, cioè, è impossibile che ogni stagione sia uguale all'altra. La terra è qua, la terra è vulcanica, al momento come vedi è stata appena fresata, ovviamente con lo scirocco si secca immediatamente in superficie, ma con la pioggia che ha fatto quest'anno in profondità, poi lo Zibibbo ha queste radici molto profonde, è una pianta adattata a questo tipo di territorio, quindi molto siccitoso di natura, vulcanico e ventoso fondamentalmente, quindi una pianta lavorata in un certo modo adattata a questo tipo di caratteristiche. È molto ricca di solfiti naturali, è molto ricca, cioè siamo molto fortunati perché ci garantisce un prodotto di eccellenza, perché proprio è la natura che ci premia.